Io non mi so mettere neanche i guanti. Vado, eh? Sono strettissimi. Ciao a tutti, sono Claudio e Caffè è la mia passione e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo della pulizia alla macchina. Ne ho già parlato, vi rimando al video in cui ho pulito una Roma Plus e vi ho fatto vedere l'importanza della pulizia, ma oggi lo facciamo su una spinel perché la pulizia è sempre fondamentale in una macchinetta e vi farò vedere come cambia dopo aver pulito la macchinetta. Ovviamente vi ricordo che tutti quelli che sono iscritti al mio canale, hanno lasciato un like e commentato questo video, potrebbero vincere sabato prossimo alle 2, quando pubblicherò un nuovo video, potrebbero vincere un assaggio delle mie miscele che sorteggio sempre. C'è ancora la mia Christmas Edition Bacio, che ho piacere omaggiarvi a chi di voi vincerà e sorteggerà, ma il sorteggio ovviamente avverrà a fine video, quindi rimanete collegati fino alla fine del video. Ma oggi iniziamo e parliamo di come si pulisce una spinel Ciao. Bene. Allora, come vi ho sempre detto, la pulizia della macchina è fondamentale. Troppo spesso, soprattutto nel mio gruppo Facebook privato Amici 99 Caffè, riservato a chi ha già acquistato dal mio sito, dove io fornisco tutta la mia assistenza e c'è una bellissima community di esperti del caffè che vi aiuta a togliervi tutti i dubbi sulle macchine del caffè, troppo spesso escono dei commenti dicendo la mia macchinetta non fa più il caffè come un tempo, oppure la miscela è brutta, oppure il caffè mi sembra bruciato o troppo amaro. E io, prima di andare a approfondire, domando sempre: ma da quando non pulite la macchinetta? E spesso mi viene detto sì, l'ho pulita, però poi dobbiamo vedere anche come pulirla. E oggi ve lo vediamo nello specifico in una Spinel Ciao. Questa macchina è quella che io ho usato per tanti mesi per fare una recensione, perché ovviamente prima di fare una recensione con una macchinetta la provo abbondantemente, e adesso è un po' che non la pulisco e vi faccio vedere in che condizioni si trova. Innanzitutto la prima cosa da fare è pulire la vaschetta delle acque grigie, che sono quelle che sgocciano dal beccuccio o dalla valvola dietro a 3 vie una volta si interrompe l'erogazione. Quindi questo qui si pulisce ovviamente in maniera molto facile con un po' d'acqua calda, può essere messo anche in lavastoviglie. Adesso lo puliamo così un po' grossolanamente perché voglio andare al dunque. La parte probabilmente più sporca è il filtrino. Questo filtrino si solleva o semplicemente facendo leva con un coltello oppure con un cacciavite. Coltello, grazie. Ok, era veramente ben saldato. Ma guardate qui dietro che sporco si cela. È veramente molto sporco e capite che questo caffè, che sono i residui di caffè esausto fatti da caffè precedenti, sicuramente condizionerà il sapore in tazza, perché questo sporco si riverbera anche sulle tazzine seguenti che andrete ad erogare. Inoltre, ovviamente, oltre al filtro sarà anche sporco il portafiltro. Come potete vedere, i miei guanti si sporcano. Per farvi vedere questo sporco in concreto, vi faccio una erogazione a vuoto in un bicchiere trasparente per farvi vedere come anche senza mettere la cialda venga un'acqua molto torbida. Ecco. Quindi quando diciamo che il caffè non viene più come un tempo e facciamo un test del genere e l'acqua che esce sporca, capite che forse non è colpa della miscela di caffè o della macchina, ma è colpa della mancata pulizia che non abbiamo fatto, e quindi noi dobbiamo lavorare partendo da questo sporco, andare a pulire la macchina per ottenere una tazza pulita. Quindi come andiamo a farlo? Innanzitutto dobbiamo utilizzare un prodotto. Io utilizzo il mio decalcificante professionale, che è l'unico decalcificante di commercio anche detergente. Quindi la decalcificazione è un altro processo che pulisce le componenti interne della macchina. Vi rimando a un video che ho già fatto sulla decalcificazione. Consiste nel erogare una tazza, una tacca del mio decalcificante diluita in 250 ml, anche 500 di acqua a seconda dell'incrostazione, inserirla all'interno del serbatoio, erogare una tazzina, aspettare 20 minuti, erogare tutto il serbatoio e poi fare 2 serbatoi di acqua pulita di risciacquo. Ma questa è la decalcificazione. Oggi parliamo invece della pulizia. Quindi abbiamo detto, prima cosa si smonta il filtro. Farlo a favore di telecamera è sempre abbastanza complicato, comunque si fa leva con un cacciavite o con un coltello. Ok, è venuto fuori.
dipende dall'incrostazione la forza necessaria per appunto sganciarlo. Lo risciacquiamo innanzitutto sotto l'acqua con una spugnetta e puliamo grossolanamente la parte più grossa dello sporco. E poi lo mettiamo in acqua insieme al detergente. Perfetto. In alternativa, per queste operazioni di disincrostazione vi suggerisco anche questo prodotto professionale, vi lascio il link Amazon per acquistarlo, è una polverina e fa anche essa il suo effetto, è molto potente, è un prodotto professionale. Perfetto, e ora lasciamo agire il detergente che appunto andrà a disincrostare il filtro. Ora però dobbiamo pulire il portafiltro e anche il beccuccio. In questa Spinel Ciao non è facilissimo da fare e bisogna girare il beccuccio, che può essere più o meno forte, e poi ci vuole un cacciavite esagonale per andare a svitare la vite che libera il portafiltro. Casualmente io qui ho un cacciavite con la giusta vite esagonale. Allora, innanzitutto il beccuccio si rimuove così e anche questo lo andiamo a risciacquare e lo mettiamo nel detergente a pulirsi le incrostazioni più grasse. Si vede da lì? Perfetto. Poi con il cacciavite casualmente della misura giusta andiamo a svitare. Allora, in questo caso è leggermente disallineata, quindi dobbiamo smontare, questa volta con un cacciavite a stella, il carter di plastica frontale. Perfetto. Smontiamo questo carterino. Ovviamente vi sto facendo vedere come si smonta l'ultima versione, la 2022 che trovate sul sito. In alcune vecchie versioni si smontava in castro, quindi non era necessario la vite. Comprate sempre le macchine aggiornate all'ultima versione, perché oltre a quello che vi sembra possa cambiare esteticamente, la maggior parte delle aziende le modifiche più grandi le fanno internamente. Cambiano la valvola a 3 vie, l'elettrovalvola e altre funzioni importanti, quindi quando dovete acquistare una macchina comprate sempre rivenditori che abbiano l'ultimo modello. Sul mio sito trovate sempre l'ultimo modello perché fortunatamente io ho sempre un magazzino aggiornato perché ho la partnership con i produttori anche con Spinel e in più spesso le mie macchine, come anche la Spinel, hanno delle modifiche che io mi faccio fare ai produttori proprio in virtù della mia esperienza, quindi anche nella Spinel Ciao che trovate sul mio sito ci sono dei particolari anche non visibili che rendono il caffè più cremoso. Ho fatto fare le piccole modifiche e le mie versioni sono personalizzate. Ma adesso andiamo a smontare con questa chiave esagonale il portafiltro. Ecco qua, è venuto via. Ok, eccolo, è venuto via. Anche questo è molto sporco, quindi prima cosa lo risciacquiamo in acqua. E poi volendo lo possiamo lasciare a disincrostarsi anche lui, soprattutto in questa parte del beccuccio, ma già l'abbiamo pulito abbastanza bene, in fondo in plastica, basta strusciarci un po' un dito o una spugna e viene pulito bene. Ora, la parte di pulizia più facile è questa qua, perché vi faccio vedere quanto è sporca. È veramente schifosa, l'ho lasciata così proprio per farvi rendere conto di quanto sia importante la pulizia. Ovviamente se avete smontato anche il carter frontale, guardate lì lo sporco e si deposita, pulite anche quello e fatela tornare nuova. Una macchinetta con la giusta pulizia vi durerà tantissimo, senza questo invece ovviamente no. Ovviamente queste operazioni fatele a macchina spenta. Guardate qui sopra che sporco è venuto dalla parte sopra del filtro doccia. Ora ovviamente farò una pulizia piuttosto grossolana solo per farvi capire, e altrimenti il video durerebbe veramente troppo.
Quindi andiamo a pulire qui tutte le parti, potete farlo anche con degli strumenti più comodi, come anche per esempio gli scopini per pulire le bottiglie, arrivare nei punti più profondi della macchina. Però diciamo che già adesso è molto più pulita e vi faccio vedere anche come si potrebbe cambiare la guarnizione. Ok, questo è lo scopino di cui vi parlavo, che vi permette di arrivare in tutte le parti della macchina, anche quelli più lontani. E invece per cambiare la guarnizione bisogna semplicemente fare leva. Ovviamente più la guarnizione sarà vecchia, più sarà difficile farla sganciare. Eccola qua. Questa guarnizione è ancora in buono stato, non ha assolutamente nessun danno. Questa macchina l'ho usata solo io per fare la recensione e ovviamente sto sempre attento a non lasciarci una cialda. Dopo l'utilizzo rimuovo sempre la cialda, quindi una guarnizione, nonostante qualche mese di utilizzo, può essere ancora in buono stato. Se fosse usurata la cambiamo, la trovate ovviamente sul mio sito. Per riagganciarla basta reinserirla nell'alloggio e fare un po' di forza e poi pressarla contro il pressacialde. Ora facciamo agire un altro po' il detergente e poi andiamo a rimontare tutto. Bene, ora andiamo a lavare tutto e vediamo se è venuto pulito come ci aspettavamo. Guardate come è venuto pulito. Ora potevo aspettare ancora un altro po' e il detergente avrebbe fatto ulteriore effetto, ma ho fretta di chiudere il video, rimontarvi tutto e farvi vedere come cambia l'erogazione della macchinetta dopo questa pulizia. Quindi abbiamo rimontato in incastro il filtro, andiamo a rimontare il beccuccio, sempre in incastro, prestiamo così facciamo trovare sede anche alla guarnizione che abbiamo fatto finta di sostituire. Perfetto, e questo è tutto rimontato correttamente. Ora andiamo a stringere la vite, sempre questa esagonale. Ok, rimontiamo il carterino frontale. Riavvitiamo il carterino in basso con la vite a croce. Rimontiamo il poggiatazze rialzato. Rimontiamo il raccogliacque grigie e andiamo a testare un'erogazione dopo aver fatto questa pulizia alla macchina. Guardate voi stessi come è cambiato il colore dell'acqua che adesso la macchina ha erogato pulita. Quindi quando andiamo a dire il caffè viene male rispetto al solito, la macchina non funziona più, dobbiamo prima effettuare una bella pulizia e poi possiamo andare a confrontare se il caffè viene veramente male, se è un problema della macchina oppure se semplicemente la macchina è troppo sporca. Guardate qui com'è pulita quest'acqua. Ora possiamo andarci a erogare un buon caffè. Io sono di parte e quindi mi bevo la mia miscela Bacio Christmas Edition che mi avete chiesto di rinnovare. Ne ho fatto un altro lotto di produzione, lo trovate nel mio sito in descrizione, ma anche questo spero finirà presto. Non badate troppo al risultato come sta venendo perché la macchina l'ho accesa solo adesso, perché ovviamente prima quando l'ho pulita la macchina era spenta, quindi ricordatevi per un miglior risultato in tazza, per una cremosità eccezionale, la macchina deve essere ben calda da almeno un po' di tempo prima che si va a erogare un caffè. Comunque è bello fumante, non so se si vede, perché questa macchina è una versione 99 caffè col termostato ad alta temperatura anche per la spinel. Il caffè era buono. Bene, vi ho parlato quindi di decalcificazione, pulizia della macchina con qualcosa di fondamentale e in particolare l'abbiamo visto per questa spinel Ciao. Non mi resta di dirvi che dovete fare la pulizia qualsiasi macchina avete. Se avete una macchina Plus vi rimando al video che ho già fatto, ne farò presto anche per una macchinetta Faber. Ora andiamo a vedere chi ha commentato il video settimana scorsa, che premierò con un assaggio delle mie miscele.
tra cui sicuramente anche questa Bacio. E andiamo a vedere chi premiare. Sostenete il mio canale lasciando un like e iscrivetevi, perché così Google capisce che i miei video meritano e li suggerirà a tante altre persone. Ok, questo è il video settimana scorsa. Prendiamo i commenti e facciamoli sorteggiare. Vince Gianluca De Vita. Gianluca, complimenti, hai vinto tu. Scrivimi alla mail che trovo in descrizione, scrivimi in macchinettai, ti regalerò un assaggio delle mie miscele. Per tutti gli altri commentate, iscrivetevi al canale e ci vediamo sabato prossimo alle 2 come sempre. Un saluto da Claudio.